Ciao a tutti amici, bentrovati, io sono Silvana, lo sapete. Oggi diversamente dal solito vorrei parlare di un film che è uscito più di 20 anni fa, per cui probabilmente l'avrete visto. Io l'ho visto almeno 20 volte, è uno dei miei preferiti, ma vale la pena di approfondirlo e magari di rivederlo. Il film è questo, American Beauty. Ne parlo perché? Per il significato profondo del film. American Beauty, forse non lo sapete, è il nome di una rosa americana, quella che si vede durante tutto il film. All'inizio del film c'è Annette Bening che coltiva delle rose in giardino, è quella. È una rosa molto bella esteriormente, ma che ha la tendenza a marcire facilmente. Parla appunto è una metafora di queste famiglie protagoniste del film, cioè che ci tengono molto all'apparenza, all'estetica, a quello che dicono gli altri, allo status sociale, al denaro, e molto poco si curano dei rapporti interpersonali. Addirittura la protagonista non si cura quasi minimamente della propria figlia adolescente, l'unica cosa di cui si preoccupa è come si veste, come sembra, cosa possono dire gli altri, ma non assolutamente dei suoi sentimenti, dei suoi pensieri. Il marito, Kevin Spacey, è stanco della situazione, frustrato, la moglie non pensa a nient'altro che ai soldi, all'apparenza, addirittura costringe la famiglia ad ascoltare la musica classica durante l'ora di cena per cercare di darsi un tono, vuole sembrare più altolocata di quello che è. A un certo punto intreccia una relazione con un collega agente immobiliare che è il classico maschio alfa, campione di vendite, non come suo marito che lei considera un totale fallito, e allora aspira a sembrare, a essere di più di quello che è, vuole altolocarsi, diciamo. È una triste parodia di personaggi squallidi e preoccupati solo di quello dell'apparire. Una critica molto, molto crudele della middle class americana, del voler sembrare non essere, diciamo. Il marito a un certo punto, Kevin Spacey, si stufa della situazione, si licenzia, si cerca un lavoro con il minimo numero di responsabilità possibili, infatti va a lavorare in un fast food, si innamora di una ragazza che è l'amica della figlia adolescente, la quale racconta a tutti di essere una super fotomodella, di essere bellissima. La cosa peggiore per lei è di non essere una delle tante, una qualsiasi, mentre sa benissimo di esserlo. Non sarà mai una fotomodella, non ha il fisico, però lei vuole darsi un tono, vuole essere sempre al centro dell'attenzione. La cosa più importante è non sembrare una qualsiasi. Molto più importante è l'apparenza che la sostanza anche per lei. Il vicino di casa è un colonnello dei Marines che mette in riga tutta la famiglia quando scopre che il figlio si faceva uso di erba, di marijuana, lo riempie di botte, lo manda in un campo di lavoro, è omofobo, detesta i gay, anche se lui stesso è un omosessuale represso, però non vuole ammetterlo neanche con se stesso. Anche lui ci tiene molto all'apparenza, alla casa, avere sempre tutto in ordine, avere sempre tutto sotto controllo. È una forte critica sociale alla middle class americana. È un film bellissimo dal punto di vista della trama, di come è raccontato, regia, fotografia, eccetera. Ha vinto 5 premi Oscar, 3 Golden Globe e altri premi per miglior attore, regia, fotografia, sceneggiatura, tutto insomma, tutto meraviglioso il film. Da vedere soprattutto per i significati profondi che vuole trasmettere, che vuole raccontare. Ve lo consiglio assolutamente, se non l'avete visto, bellissimo. A me è piaciuta soprattutto la scena quando c'è il sacchetto di plastica che ondeggia col vento e dura qualche minuto questa scena, c'è un sacchetto che viene spinto su e giù dalla forza del vento. Fatemi sapere anche voi se vi è piaciuto, per me è la mia scena preferita del film. Se l'avete visto o se lo vedrete, spero che mi farete sapere cosa ne pensate voi del film, se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella e ai prossimi video. A presto, ciao!